Cosa ne pensi del ruolo del portiere? Io sono portiere. Nella mia squadra hai mai giocato in porta? Penso che è un ruolo un po' particolare, ma nello stesso tempo è molto bello perché ci proteggi tutti alla fine, no? Io personalmente non ho mai fatto, non l'ho mai provato, però un giorno forse proverò. Ciao Dujan, sono Camilla. Da piccolo preferivi più andare a scuola o andare a calcio? Preferivo andare a calcio sicuramente, però mia madre preferiva che andavo a scuola. Ho fatto un po' entrambi fino ad un certo punto, poi mi sono concentrato solo sul calcio. Ma è importante andare a scuola, eh. Ciao Dujan, mi chiamo Leonardo. A quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? Quanti anni hai tu? 8. Alla tua età, penso 8 anni. No, al numero 7 avevo 2 anni fa. Però sì, a 8 anni, come voi. 10, scusa. Tu quanti anni hai? 7. Te sei piccolo ancora per giocare. Scherzo. Ciao Dujan, sono Mattia. Fai qualche gesto scaramantico prima di ogni partita? Prima della partita no. Forse metto prima parastinco a destro, ma credo sia un'abitudine, non una scaramanzia, sai. Io sono Gabriele, 8 anni. Qual era il tuo giocatore preferito quando eri piccolo? Ne avevo tanti, sicuramente Cristiano. Piero. No, non era il mio preferito. Messi? Mi piaceva guardare anche Messi, sì, però Diego Armando Maradona? non l'ho mai visto giocare. Non l'ho mai visto giocare. Cristiano era il mio preferito. Cristiano. Ciao Dusan, mi chiamo Marco, ho 7 anni. Qual è lo sport che ti piace di più praticare oltre al calcio? Oltre al calcio mi piace giocare a basket, perché prima del calcio io ho iniziato con il basket, sai. Quando avevo 5 anni, poi, visto che tutti i miei amici giocavano a calcio, poi ho chiesto ai miei genitori di fare lo stesso. Ma a basket mi piace anche il tennis, però di più il basket. Io mi chiamo Alessandro. Come affronti i momenti difficili di stanchezza, sia fisica che mentale? È una bellissima domanda, veramente. Sì, ci sono tante cose che puoi fare, ma credo che la medicina più efficace è fare gol. Ciao Dujan, sono Lorenzo. Come vi sentite quando entrate in campo accompagnati dai bambini come noi? Sì, è veramente bello, è bello vedere i bambini felici quando ci vedono, perché anche noi, come ti ho detto, eravamo nel vostro posto e per noi era un sogno diventare come i giocatori con quali uscivamo in campo. Spero che anche per voi è la stessa cosa e che voi anche vi sentite bene. Ciao Vlaovic, sono Alberto e ho 9 anni. Che musica ascolti prima di una partita importante? La musica, ci sono tanti tipi, tanti generi, sai. Mi piace ascoltare tanto la musica, non so, la musica rap, hip hop, sì, trap anche, ci sta. Questo. Ciao Dusan, mi chiamo Simone. Qual è il difensore più forte che hai incontrato? Bremer, ti dico Bremer, sicuramente. Ci sono stati tanti forti, ma quello che non dico mi ha dato più fastidio, ma che è veramente difficile giocare contro è Bremer. Ciao Dusan, sono Michele. Perché cambi spesso acconciatura? Non lo so, a volte mi scoccia andare da parrucchiere, a volte è più facile avere i capelli corti perché quando ti fai la doccia ti lavi 2 minuti sei pronto invece di asciugarli, è così, però a volte ci sta a cambiare. Ciao Dusan, io sono Alessio. Qual è il gol a cui sei maggiormente allegato? Devo dire finale Coppa Italia di anno scorso. Anche quello, il primo in Champions, ma
visto che abbiamo vinto il trofeo, che è stato mio primo nella Juventus, e quello è il gol, diciamo, a cui sono molto legato. Ciao Dusan, sono Matteo. Se in campo potessi avere un superpotere, vorresti poter volare o diventare invisibile? No, vorrei poter volare così tutti ti possono vedere e non possono fare niente, e tu puoi fare vol tranquillamente da dove vuoi, puoi fare quello che vuoi, così invisibile non è, credo, sai, non è molto interessante, almeno per me. Ciao Dusan, sono Leonardo. Che cosa hai provato quando hai indossato la maglia della Juve per la prima volta? È una grandissima felicità, grandissimo onore, grandissimo privilegio, perché fare parte della storia di questo glorioso e grandioso club è veramente una cosa speciale. Credo che non dimenticherò mai quelle sensazioni. Ciao Dusan, qual è la tua strategia per gestire la tensione nelle partite più importanti? No, non c'è una strategia. Cerco di non pensare, a volte non è facile, ma cerco di non concentrarmi tanto sulla partita, sai. Anche i giorni prima cerco di non pensare, poi giustamente più si avvicina alla partita più cerchi di concentrarti, ma non mi piace, diciamo, mettermi il peso della partita addosso, anche se non sembra così. Ma Ciao Dusan, come fai a calciare così forte? non lo so, un po' madrelatura e un po' allenamento. Dovete sapere che sempre si può migliorare, sempre si può diventare più forti, l'importante è non mollare mai. Poi sicuramente diventerai anche più forte di me e poi vedrai com'è. Cosa ti piace dell'Italia e di Torino? Da bambino volevi fare il calciatore o avevi altre ambizioni? Dell'Italia mi piace tutto, è un bellissimo paese, mi trovo veramente, veramente bene in Italia, a partire dal tempo, che a Torino cioè, non è sempre così, però quando è bel tempo è veramente, veramente bello. Però credo quello che ho vissuto fino adesso è in tutti i paesi dove sono stato, e lì escludo il mio paese natale, ti dico che l'Italia è il paese più bello del mondo sicuramente. Torino mi piace, anche se non riesco a vivere la città tanto, però mi piace la tranquillità che mi dà e la bellezza che ha. Sono Giovanni, se potessi segnare un gol con una mossa di un videogioco, quale sceglieresti e contro quale squadra lo faresti? Non so, qualche consiglio? Ma una mossa anche non di un videogioco. Una mossa, non so, come si dice, Rainbow Flick, come si dice? Anzi no, vorrei partire dalla porta mia, scartare tutti e entrare in porta dell'avversario. Senza mo. Sì, però passare tutti i giocatori.